Guarda come si gonfia, guarda. Bella. Con poca roba, ma tutta buona, mi raccomando. La nostra. Oh, oggi si fa uno spaghetto da paura, da giravolta spaziale, con cicoria di campo, pecorino e peperoni quelli croccanti che andiamo a friggere, buoni da morire. Ci vuole la cicoria, quella buona, poi aglio, peperoncino, un bello spaghettone che si sente sotto i denti, quello proprio buono buono. Poi io ho qua dei peperoni corna di capra, non so cruschi, sono corna di capra, che pure questi friggiamo. E poi un pecorino di quello, che gli esce la lacrima. Cosa stra importante, dovete cuocere la cicoria, quindi dobbiamo cuocerla bene. Acqua salata, quella è la prima cosa. Poi, in piena ebollizione, quando è proprio calla. Calata la cicoria. Quindi della serie piatto unico, dove abbiamo le verdure, dove abbiamo sti gusti, sti sapori buoni, dobbiamo soddisfare le nostre esigenze. Quale? Quelle del piatto unico. E oggi siamo quasi, non dico vegani, non dico vegetariani, ma ci stiamo quasi. Perché se voi levate il formaggio, questo qua è un piatto vegano, se lo fate buono, bello saporito, con la cicoria bella insaporita, può essere un piatto vegano. Quindi per tutti gli amici che mi chiedono sempre, Max, facci piatti vegani, questo può essere vegano se questo non lo usate. Fatela cuocere bene. Ve l'ho detto già qualche altra volta, la cicoria, le verdure generalmente si riconoscono la cottura da questa parte qui. Sentite qua quando è morbida. Ecco qua. La cicoria senza aglio che è? Cioè proprio non esiste. La cicoria lessa non si può mangiare, raga. Ditemi tutto quello che volete voi, però la cicoria lessa giusto in un piatto si può mangiare, le cicoriette lesse, che nelle fave, crema di fave e cicoriette, che delle volte i pugliesi usano soltanto lesse e con un goccetto d'olio. Però raga, quando sono ripassate in padella, belle insaporite, con un bello spicchio, dai, è tutta un'altra storia. Ah, là come fai? Ah, godi proprio come un matto, godi. L'aglio qua sta a voi, mettetelo come vi pare a voi. Io lo sapete, mi piace proprio sentirlo, bene. Se ci sta qualcuno di quelli dei amici vostri che invitate che no, non lo voglio nemmeno vedere, allora lo metti intero e poi lo togli. Se invece sono quelli come me e te, gli dai una bella grattata, tutto quanto, un bel spicchione d'aglio, così. Perché, stiamo a parlare di verdura non ci stiamo a mettere niente di gustoso e saporito. La cicoria sì, è saporita, ma è amarognola, quindi dobbiamo dargli uno sprint. L'olio, oggi ho Perilli, è un olio pugliese, è una cultivar fantastica, si chiama Ogliarola. E questo frantoio ha questi alberi veramente pazzeschi, proprio intorno al frantoio. Ecco, bella, abbondante, non sta a far tirchio, ci stanno 2 ingredienti, mettecene pochi di ingredienti ma buoni. Così, deve diventare una cremetta. Così, col dorso e un cucchiaio. Se è antiaderente, mi raccomando, usa un cucchiaio come questo qua. Non di metallo, perché sennò te la sgari tutta la padella, no? Se privamo del peperoncino e dai, che famo? Così. Prova sempre, senti sempre se è troppo piccante. Assaggiamo un po'. Pizzica. Però si può mettere, dai. Vai. Vedete? L'olio è proprio è bassa temperatura perché così non bruciamo l'aglio. Ammazza poi pizzica. Non bruciamo l'aglio e allo stesso tempo estraiamo tutto il gusto dell'aglio senza andare con le temperature troppo alte. Guarda la cicoria. Che ne pensi? Ora faccio vedere che ne pensi. Allora, guarda, vedi? Si rompe, è cotta, bella. Guarda che bei colori, verde, bella, brillante. La metto qua a scolare. Così. Allora, normalmente che succede? C'è 2 possibilità. O la cicoria quella, diciamo, coltivata, che trovate dappertutto, o se no, se vuoi proprio godere al massimo de campo. Quanto è buona. Sì, costerà un po' di più, devi andare al mercato a trovarla, però c'ha un gusto e un sapore diverso. Ma ci sei mai andato mai a fare cicoria?
la domenica o il sabato fate una bella passeggiata a mezzi campi e va a fare cicoria che è buona da morire e poi si trova dappertutto. Certo di scegliere il campo giusto, un po' lontano dalla città. Schiacciala un pochetto, così va via tutta quanta l'acqua in eccesso. Nella stessa acqua della cicoria, quindi pensa che sta succedendo, buttaci sto spaghetto. Ci vanno 15 minuti a cuocere sto spaghetto, quindi questo che farà? Assorbirà tutto il gusto della cicoria. Che spettacolo! Una volta strizzata, bene, ancora bella calda, gli diamo una tagliata, perché se no, guardami a me, che succede? Sta cicoria va da una parte, quando è ancora troppo lunga, e lo spaghetto da un'altra. Invece così gli dai una bella tagliata, e così va un po' dappertutto. Ecco qua. Chi è? Sto sentendo un profumo d'aglio che non finisce mai. Che vuol dire? Che è pronto, sta aspettando la cicoria, sta aspettando. Appena mettiamo la cicoria sentite che rumore che fa. Al massimo, via. Questo devo sentire. Che è? E mo qua si deve bene insaporire. Mamma mia. Mamma mia ragazzi. Se vedi che è poco l'olio, aggiungi. Non ti sta a fare problemi. Che è? Puoi capire, un po' di sale e mo fai così, metti un bel mestolo d'acqua, anche 2, spegni qua e aspetta la pasta a metà cottura che poi la tuffiamo là dentro. Si piega, la potremmo mettere qua dentro, dai. Eccola qua. Mo qua la dobbiamo fare, lo sapete come la penso? Qua la famo proprio bene insaporire, in mezzo a sta cicoria. E un po' sta cicoria diventerà anche un po' cremetta, capito? L'acqua, anche qui, che ho fatto? Innanzitutto abbiamo insaporito di più la pasta, quest'acqua della cicoria. E poi la seconda cosa, ne abbiamo buttata l'acqua. Perché tante volte che famo? Lessiamo le verdure e buttiamo l'acqua. Volevamo essere sostenibili fino alla fine. E dai, mettiamoci un pochetto di ingegno. Aggiungo un altro po' di acqua e la facciamo cuocere qua dentro, vai. Piano piano. C'è una vampata di olio e di aglio, mamma mia che buono che è. Senti che rumorino, senti che spettacolo. Che ti fa capire questo rumore? Che c'è acqua, che c'è umidità, quindi lo spaghetto non soffre, sta bene a far bagnetto. Quando senti un rumore diverso, che se sta appiccicando ti intervieni con l'acqua. Oh, sembra veramente corna di capra, eh? Allora, questi qua l'ho portati da Potenza, questi peperoni. Guardate che sono belli. Speriamo che vengano come quelli cruschi, che diventano croccanti. Immaginate che sono saporiti, gustosi. Sbricioliamo sopra sta pasta, già me la sto immaginando io. Già, c'ha bava qua, c'ha bava. Butta adesso il peperone, così. Giralo, fagli prendere un po' d'olio. Diventa croccante, guarda il colore come diventa, guarda, vedi? Guarda, si gonfia un pochettino, guardalo, bello, peperone bello, non lo fa bruciare, mi raccomando, eh? Eccolo qua, buttiamone un altro, dato che c'è poco olio, devi girare, guarda come si gonfia, guarda, è come se si ritrata di nuovo, guarda, così, ecco, questo è pronto. E lo metti qua a scolare, così rimane bello croccante. Eccoci qua, pronti. Belli, tiè. Vai. Senti il rumore? Non è quello di prima. Aggiungi un altro po' di acqua. Dagli un po' una smossa, dagli un po' di fastidio. A lei gli piace farsi infastidire. Sta diventando una cremettina, vedi? Tra l'amido della pasta, la cicoria, l'acqua della cicoria, guarda. Bella. Guarda che pecorino, guarda. Così non mi dite che uso soltanto il pecorino romano, usi i pecorini di tutta Italia, basta che sono buoni. Poi dovete usare un pecorino che vi piace, cioè guarda che roba qua che è, eh? Oh, guarda come si sbricia, guarda che colore, giallo,
Andiamo qua. Diamo un po' di buccia. E già sono pronto. Eccomi qua, guarda. Fallo un attimo riposare un secondo. Dai, oh, ferma sto bollore e mo vai. Vai cane di gata. Vai. Oh, per te che sei vegano, non ce lo mette, è buona lo stesso, eh. Yeah. Aspetta, ancora un'ora. Il rumore nostro, aspetta un secondo. Bella, guarda che pasta, mamma mia ragazzi. Vai, mettici un bel po' di pecorino. Senti un po', lo vuoi sentire? Di la verità, lo vuoi sentire, E mo te faccio sentire. Senti? The sound of love ragazzi, yeah. Mamma mia, yeah. Guarda che roba. Yeah. Guarda che spettacolo. Guarda che cremetta, yeah. Te mangi solo questa, fatta in bel piatto, ok? Vai. Guarda che roba. Yeah. Mamma mia, un profumo ci sta pazzesco. Yeah. Guarda qua. Yeah. Bella. Poi, lo vuoi sentire? Shh, senti. Oddio. L'hai sentito bene? Yeah. Mamma mia che buona. Fa così. Yeah. Ecco qua, come una suonata di chitarra, io tran 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 tran, ecco qua fatto. Però che famo? Insomma, beviamo niente, che stiamo in punizione, non mi sembra, no? Quindi un bel bicchiere ghiacciato, via qua, ti faccio vedere. Sempre bello ghiacciato. Poi un goccetto di vino rosso, ci sta pure bene il vino rosso qua. Oggi ho un Montepulciano d'Abruzzo. Questa è una cantina che conosco, stanno in Abruzzo loro, è Illuminati, fanno degli ottimi vini, anche un grande rosato fanno. Eccoci qua. Mo facciamo l'assaggio però. Guarda qua, guarda che sembra, ricorda vagamente la pasta con le cime di rapa, solo che abbiamo fatta con la cicoria. Oh, questo lo devi prendere, ogni boccone ti prende un pezzo di peperone, così si scrocchia sotto i denti. Oh, gli dà una botta e per me non puoi capire quanto è buono. Te l'avevo detto io, che da giravolta spaziale, c'avevo ragione. Con poca roba, ma tutta buona, mi raccomando, la nostra.